Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mia moglie mi ha tradito per oltre un anno con un ragazzo che conosceva dal liceo. Ho scoperto di recente, quando ha alloggiato in un hotel con un'amica. Quell'amica le ha inviato dei soldi tramite Venmo per l'hotel dopo alcuni comportamenti sospetti. Ho controllato la sua email e ho visto che era quel ragazzo a inviarle i soldi per l'hotel e altre volte in cui si erano incontrati, come durante un viaggio fuori città solo per ragazze e mentre ero fuori città. Lei possiede un sex toy Bluetooth di cui non sapevo nulla e ho trovato una scatola di una pillola del giorno dopo usata. Sono disgustato e vorrei separarmi amichevolmente, ma abbiamo una casa e 3 figli. Sono l'unico che lavora e non sono sicuro di come affrontarla o cosa fare prima che succeda. Cosa diavolo si fa in una situazione del genere? Tracy le ha mandato quasi tutti i soldi e mia moglie li ha poi girati a me perché il mio account Venmo è collegato ai nostri conti in banca. Sto cercando di riassumere il resto perché sto iniziando a divagare di nuovo. Cercavo il Roku che le avevo prestato dalla mia TV per l'hotel, l'ho trovato nella sua valigia. Ho notato un caricatore USB che sembrava un magnete, uno per un sex toy. Non sono mai stato il tipo che ficca nasa, perché c'è sempre stata completa fiducia tra noi. Inoltre, non mi interessa se il mio partner utilizza giocattoli sessuali o guarda materiale per adulti. All'inizio della nostra relazione, l'ho incoraggiata ad aprire e provare alcuni giocattoli. Pensavo fosse piuttosto eccitante all'inizio che portasse qualcosa del genere con sé. Poi ho realizzato che era piuttosto strano. Ho guardato in giro e ho trovato una scatola per un giocattolo proprio sul suo comodino, di cui non ero a conoscenza, abbastanza costosa e siamo in molti debiti. Sembravano principalmente per essere controllati via internet. Ho controllato di nuovo le carte di credito, non riuscivo a capire quando o come l'avesse comprato. Ho controllato il suo laptop quella notte. Lei non lo usa molto, ma la sua email era aperta. Ho visto subito delle ricevute su Venmo da un ragazzo il cui nome ho riconosciuto che le inviava le somme che lei aveva appena girato a me da Tracy. Guardando meglio, vedo molte altre volte questo ragazzo le aveva inviato denaro dicendo cose come «sei la migliore» e emoji di cibo, quindi suppongo che siano usciti a mangiare parecchie volte. Non avevo idea che tutto questo stesse succedendo. Possiamo tracciare reciprocamente i nostri telefoni, anche se il suo sembra a volte non aggiornarsi correttamente. La maggior parte delle volte penso davvero che abbia problemi, ma potrebbe anche aver usato quello come scusa per disattivare la sua posizione. Comunque non controllo quasi mai dove si trova. Ho fatto foto di tutto questo, ma ho anche scoperto che il weekend 3A ragazze che ha fatto con Tracy e qualche altra amica potrebbe essere stato solo loro due. Aveva creato un itinerario per il weekend, me lo aveva mostrato nella sua email inviata. Ha inviato quell'itinerario a quel ragazzo con un emoji di cuore e un bacio. L'anno scorso ho fatto un viaggio di 4 giorni per incontrare alcuni amici di internet. Ero sorpreso che fosse d'accordo e mi ha incoraggiato a partire, dicendo che sarebbe stato buono per la mia salute mentale allontanarmi. Nella sua email, un mese prima che partissi, aveva inviato a quel ragazzo un evento di tipo calendario per il sabato in cui ero fuori città, dicendo «serata romantica». Potrebbe esserci stata un'altra volta in cui è uscita e ha fatto qualcosa per una notte con Tracy, ma non riesco a ricordarlo. È anche difficile tornare indietro così lontano nei messaggi sul mio iPhone per vedere cosa stava succedendo quel giorno. Non sono sicuro se sia più facile su un Mac o un PC. Ho provato a controllare anche il suo Facebook Messenger. Era accessibile, ma c'era un PIN impostato e diceva che stava inviando qualcosa al suo telefono. Ho rapidamente cancellato la cronologia e rimesso il laptop dove era. Lei dormiva. Ho controllato un paio di giorni dopo e sia la sua email che Facebook erano disconnessi. Non sono sicuro se sospettasse che io avessi fatto qualcosa o meno.
Ho anche cercato nell'armadio e trovato alcuni ricordi. Che diavolo! Erano nascosti come una carta fatta a mano per la festa della mamma da questo ragazzo che diceva che è una madre così grande per i suoi figli. Alcune ricevute di quando sono andati a mangiare. Parte di un'etichetta di spedizione che sembra che lui potrebbe averle comprato dei fiori in qualche momento. E una scatola di una pillola del giorno dopo. Pensavo fosse inutilizzata, ma ho controllato di nuovo un altro giorno ed era usata. Ho guardato nella nostra app Target e ho visto che l'aveva comprata mesi prima del mio viaggio l'anno scorso. Quindi questo post sta diventando più lungo di quanto volessi di nuovo, ma il punto è che lei mi sta mentendo da molto tempo. Non ho visto alcun testo o qualcosa tra lei e questo ragazzo. Ma quale altra conclusione si può trarre? Come il suo ginocchio era ferito dopo quell'escursione che hanno fatto? Hanno davvero fatto un'escursione? Non ho più idea di cosa sia vero. Prima che qualcuno lo chieda, sono sicuro che i miei figli siano i miei. Eravamo attivamente nel tentativo di avere un figlio in quel momento e somigliano a me. La amo ancora e mi preoccupo per lei, ma sono completamente disgustato e non vedo alcun modo per cui la nostra relazione possa riprendersi da questo. Lei sa che non ho mai voluto mettere i miei figli attraverso un divorzio, poiché ho passato uno terribile con i miei genitori. Ho imparato nel corso degli anni, tuttavia, che stare insieme per i bambini non è buono nemmeno per i bambini avere due genitori infelici. Il parto è una cosa spaventosa e con altre cose che abbiamo passato insieme, ancora non posso credere che sia andata così. Lei era molto arrabbiata con un membro della famiglia per aver tradito il proprio significativo anni fa, anche. Da quando ho scoperto tutto questo, ho provato a fare ulteriori indagini, non che importi. Il mio stato è uno stato senza colpa e davvero non ho intenzione di cercare di fregarla su nulla comunque. Sono solo finito e sembra che anche lei lo sia da molto tempo. Inoltre, non l'ho toccata o mostrato alcun affetto da quando l'ho scoperto, è onestamente difficile per me guardarla negli occhi. Cerco solo di evitarla mentre cerco di capire cosa fare. Ovviamente, quando si tratta dei bambini, non la ignorerò. È un'ottima madre, ma si comporta ancora completamente normale, cercando di pianificare progetti per noi da realizzare e parlando di future vacanze in famiglia. Sto cercando di comportarmi il più normalmente possibile, ma sta diventando sempre più difficile. Mi sento estremamente spezzato, dentro e solo. Non mi sento di poter dire nulla agli amici stretti o ai membri della famiglia. Non so se posso fidarmi che non sparlino o non si comportino diversamente una volta che sanno cosa è successo. Ho parlato con alcuni amici online, mi dispiace per me, ma nessuno di loro è sposato, quindi non hanno realmente consigli da darmi. Ho parlato con alcuni amici fidati che sono ex colleghi, ma non abbastanza vicini per conoscere il mio cerchio intimo di amici famiglia. Oltre ad essere esausto tutto il tempo, avere l'energia per affrontare tutto questo sembra impossibile. So che una volta che la affronterò e metterò tutto in discussione, non ci sarà ritorno. La vita dei miei bambini cambierà per sempre. Voglio dire, qual è lo scenario migliore qui? Sarei felice se potessi mantenere la casa, alcune delle mie cose di prima del matrimonio e cogenitorialità, e lei si trasferisse. Siamo molto indebitati, moltissimo. Avrei dovuto lavorare di più per prendere il controllo delle nostre finanze. Dovrei suggerire di tenere la casa, assumere tutto il debito e lei potrebbe andarsene senza debiti con la nostra macchina più bella, già pagata, e forse un po' di soldi. Probabilmente dovrei prendere in prestito dei soldi da un familiare in questo caso. Non abbiamo davvero nemmeno soldi per avvocati per divorziare. Spero che possiamo lavorare con un mediatore per risolvere tutto questo. Anche non avendo soldi risparmiati per una cosa del genere, sembra che durante una separazione legale potremmo definire i dettagli del divorzio e lei potrebbe mantenere la sua assicurazione tramite me fino a quando non troverà di nuovo lavoro. Forse sto solo sognando ad occhi aperti qui. Oh, e lei conosce questo ragazzo sin dalla scuola media e superiore. Potrebbero essere stati brevemente insieme o avere avuto una relazione ai tempi del liceo. Ma sono rimasti in contatto tutti questi anni. Non sono sicuro di cosa abbia causato tutto questo. Forse avrei potuto essere un marito migliore, ma so che non dovrei sentirmi come se fosse colpa mia. Non lo faccio. Scusate se è così lungo. Grazie se avete letto fino a qui e avete qualche consiglio.
Immagino parlerò con il terapista che vedo per la depressione e uno degli amici a cui ho parlato mi ha dato il nome di un avvocato che è presumibilmente un ottimo mediatore. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima! Allah!